Ciao a tutti, in tantissimi mi avete chiesto e quando ci porti le Air 7 e quando arriva la recensione? Finalmente il momento è arrivato. Oggi infatti vi racconterò nel dettaglio queste Realme Buds Air 7 che se poco mantengono il livello della generazione precedente sono da considerare senz'altro un best buy. Ma prima di consigliarvele o meno, due caratteristiche. Hanno il Bluetooth 5.4, promettono una soppressione del rumore fino a 52 decibel, che è tantissimo per questa fascia di prezzo, e finalmente, fatemelo dire, non sono disponibili nella colorazione nera. Si possono infatti trovare in bianco avorio, viola e verde, che è il colore che ho scelto per voi oggi. Prima di procedere oltre, spendiamo qualche minuto e vediamo insieme che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Volete una buona notizia? In confezione trovate la custodia e gli auricolari, e su questo non ci piove, due manualetti di carta che sono rispettivamente la guida utente e le informazioni sulla garanzia, e due ulteriori coppie di gommini taglia S ed L, anch'essi di colore verde o comunque in tinta con il colore scelto. Volete la cattiva notizia? Non c'è il cavo di ricarica, che dovrete avere voi a disposizione, e fatemi dire che per la fascia di prezzo nella quale si collocano un cavetto anche solo di 10 cm sarebbe stato meglio inserirlo in dotazione. La custodia è interessante da analizzare e a mio parere migliore di quella dello scorso anno per diversi aspetti. Prima di tutto perché questa è divisa in due sezioni. La prima è il coperchio totalmente trasparente che ci consente di capire al volo se gli auricolari sono al loro posto o meno. La seconda è la parte inferiore che è opaca ed ha una finitura satinata, liscia, quasi metallica, bella da toccare. La custodia inoltre, con le sue dimensioni di 6,1 x 4,8 x 2,4 cm e un peso complessivo di 48 grammi, è facile da trasportare grazie proprio alle forme e all'altezza ridotta. Nella parte frontale c'è la sottile striscia LED che si colora di verde e in quella posteriore trova posto la porta USB-C per la ricarica e la scritta iRes Audio sulla cerniera ad indicare appunto che questi auricolari hanno questo tipo di certificazione. Aprendo il coperchio si trovano i due auricolari in posizione sdraiata e per questo comodi sia da prendere che da inserire, e esattamente in mezzo il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. Si vede poco anche dal vivo, ma fidatevi, è presente, e meno male direi, così non siamo costretti a fare operazioni strane per collegarli. Se poi rimuovo un auricolare dalla sua sede si vede la plastica lucida, ma soprattutto i due pin di ricarica messi in una posizione inusuale. Sono difatti sulla capsula. Le forme dell'auricolare rompono con il passato. Se prima avevamo infatti un bastoncino tondo e lungo, qui abbiamo un bastoncino corto e di forma trapezoidale. La parte esterna riprende nel colore e nella finitura la parte bassa della custodia. Abbiamo infatti una finitura che sembra metallo, ma invece ovviamente è di plastica. Bella invece l'indicazione di dove è posizionata l'area touch, anche se è poco funzionale, nel senso che al tatto si percepisce proprio poco, quindi sappiamo bene dove è posizionata e il dito finisce proprio lì, ma questa tacca ha una funzione più estetica che altro. Discontinuità è la parola d'ordine di queste Air 7 anche per quanto riguarda la capsula. Se la forma ovaleggiante cambia poco rispetto al passato, è la struttura e l'attacco al bastoncino che cambiano e di tanto. Nella generazione precedente, che vi metto in sovraimpressione, avevamo due unità a sé stanti, quasi staccate, mentre qui è un tutt'uno, capsula e bastoncino sono direttamente connessi. Inoltre guardate lo spazio tra la capsula appunto e il bastoncino. L'angolo non è così comune e capiremo a breve nel dettaglio che cosa significa in termini di indossabilità. Se poi rimuovo il gommino si nota subito la rete in tessuto a protezione contro polvere e sporco, e anche il gommino è dotato di una seconda protezione. I microfoni poi sono 3 e più tardi li testerò con i consueti test, ma al momento posso dirvi che sono posizionati in questo modo. Il primo è a stretto contatto con l'ugello, motivo per cui in video forse farò fatica a mostrarvelo. Il secondo è nella parte alta dell'auricolare in prossimità di questa fessura e il terzo è posizionato in fondo al bastoncino nella parte interna in prossimità di quest'ansa. Sulla capsula poi abbiamo i due pin per la ricarica che, come vi ho anticipato prima, è una scelta inusuale, e la fessura per la gestione del flusso d'aria.
Infine le Air 7 sono multipoint, così le potete collegare a 2 dispositivi contemporaneamente, supportano il Google Fast Pair e lo Swift Pair con i PC Windows, mentre con macOS o Linux dovrete procedere con la modalità di accoppiamento standard. L'auricolare pesa circa 4,8 grammi, quindi a livello di peso si colloca nella fascia medio-alta. Il peso è comunque ben equilibrato e non incide negativamente sulla vestibilità e sul comfort generale, quindi non incide negativamente e lo lasciamo da parte. Nemmeno le forme incidono, anche se onestamente preferivo quelle della generazione precedente perché più arrotondate e visivamente più leggere. Quelle delle Air 7, anche se più massicce, sono comunque comode perché la parte interna del bastoncino non è spigolosa e si adatta bene alle forme dell'orecchio. Inoltre, essendo il bastoncino molto corto, questo non tocca sulla pelle, quindi anche da questo punto di vista è tutto ok. Il fattore che invece incide di più sulla vestibilità è l'angolo tra la capsula e il bastoncino che abbiamo visto prima. Questo angolo ha la capacità di tenere le Air 7 ancorate in posizione, ma di contro le rende sempre percepibili, nel senso che non vi scorderete mai di averle indosso. Sempre per lo stesso motivo il senso di occlusione è medio-alto e il grado di isolamento passivo è di media entità. Infine le Air 7 sono certificate IP55, così non temono la polvere e tantomeno l'acqua e potete portarle con voi per fare sport all'aperto, mi raccomando però non usateli sotto la doccia. L'applicazione di Realme si chiama Realme Link ed è disponibile per entrambe le piattaforme Android e iOS. Quello che non mi piace di questa applicazione è che richiede la registrazione ai servizi Realme anche solo per poter gestire un paio di auricolari e poi ci sono troppi messaggi e messaggini che sarebbe stato meglio evitare. Ad ogni modo, una volta completata la procedura di registrazione e accoppiamento, nella schermata principale, nonché unica, possiamo controllare lo stato delle batterie degli auricolari e della custodia, ma di quest'ultima solo se gli auricolari sono all'interno. Scorrendo verso il basso possiamo poi gestire la soppressione del rumore tra spento, trasparenza dove è anche possibile abilitare la riduzione dei rumori del vento o potenziare le voci e infine cancellazione del rumore, dove oltre alla riduzione dei rumori del vento possiamo scegliere l'intensità tra tenue, moderato, massimo e intelligente, ovvero che si adatta da solo all'ambiente circostante. Abbiamo poi la gestione degli effetti sonori dove spicca l'audio dinamico, una sorta di equalizzazione automatica dove possiamo gestire le singole frequenze bassa, media e alta oppure le equalizzazioni classiche. Qui ne abbiamo a disposizione 4 ma possiamo crearne di personalizzate. C'è purtroppo l'audio spaziale che io non apprezzo moltissimo, ma se qualcuno di voi lo usa mi scriva nei commenti perché lo fa, in quali condizioni e come si trova. Sempre scorrendo abbiamo poi la possibilità di controllare i dispositivi connessi e abilitare il multipoint, abilitare la modalità gioco a più bassa latenza, eseguire il test dei gommini, abilitare o meno il sensore di prossimità e attivare la risposta automatica alle chiamate vocali quando indossiamo almeno un auricolare prendendolo dalla custodia. Dalla funzione flusso mentale possiamo poi ascoltare alcuni suoni ambientali per favorire il riposo, il relax, eccetera. Altra funzione inutile e che sinceramente avrei evitato di inserire. Il controllo di nuovi firmware è invece automatico tutte le volte che avviamo l'applicazione. Nella schermata di gestione dei controlli si nota subito la mancanza del tocco singolo, e meno male perché io questa funzione non la sopporto visto che dare comandi involontari è di una semplicità imbarazzante, quindi molto meglio che i produttori stiano decidendo di non abilitarla proprio. Con il doppio tocco abbiamo la funzione di play e pausa, con il triplo andiamo alla traccia successiva, mentre con il tocco prolungato abbiamo la gestione dell'ANC. Un po' poco in termini di funzioni, ma per fortuna possiamo modificare le impostazioni di default con dei comandi che però variano in base all'azione. Ad esempio sul doppio tocco abbiamo solo la traccia successiva o l'assistente vocale, mentre sul tocco triplo abbiamo la gestione completa delle tracce audio, la gestione del volume e la modalità gioco. Non sono riportati i comandi per le chiamate vocali, però guardando nel manuale si scopre che con il doppio tocco rispondiamo o terminiamo una chiamata e con il tocco prolungato la rifiutiamo. Nelle scorse settimane ho ricevuto diverse richieste da voi circa la recensione di questa Air 7, ma ho voluto posticiparla di qualche tempo perché volevo provarle per bene. Mentre registro questo video sono ancora indeciso su quale voto assegnare perché da un lato penso che si meritino un voto alto,
perfetto, mentre dall'altro, se le metto in relazione ad altri modelli già recensiti, penso che abbiano qualcosina in meno, ma si parla comunque di sfumature. Il voto che avrò deciso di dare lo vedrete nella pagella finale, ma riassumerei queste Air 7 con 4 parole. Suonano molto molto bene. E stranamente, almeno per me, le frequenze che ho trovato più soddisfacenti sono state le frequenze alte. Intendiamoci, i bassi ci sono già al naturale e volendo potete incrementarne la presenza agendo sulle equalizzazioni. I medi sono ben riprodotti e le voci femminili in particolare hanno uno sprint in più, ma gli alti sono di un altro livello, sono puliti, eleganti, non stridono mai, davvero un ottimo lavoro quello di Realme. Merito forse della bobina in rame che insieme agli altri elementi che formano lo speaker e al driver in titanio da 12,4 mm fanno un ottimo lavoro in semplicità senza bisogno di un tweeter a parte o comunque di una configurazione più complessa. Oltre ai canonici codec AAC ed SBC sono certificate iRes Audio Wireless, ma purtroppo implementano il codec LHDC che non è molto diffuso. Chi vorrà usarle al massimo delle possibilità controlli prima di avere un dispositivo adeguato, anche se già in AAC fanno il loro dovere. Non sono un prodotto per audiofili, questo no, ma se siete amanti di musica classica o jazz, provatele e sono sicuro che sapranno sorprendervi. Se le avete già con voi e volete ascoltare un brano in particolare per comprendere meglio quanto vi ho appena raccontato, ecco, vi consiglio l'ascolto del brano in sovraimpressione. Poi, se volete, fatemi sapere che cosa ne pensate attraverso i commenti al video. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. I microfoni di queste Realme sono eccellenti. In ogni condizione infatti la voce è sempre pulita, chiara e il nostro interlocutore non farà alcuna fatica a sentirci bene. Come si può vedere dai grafici, anche nelle condizioni più complesse la riduzione del rumore lavora bene, filtrando la maggior parte dei rumori ambientali, restituendo sempre delle ottime performance. Già nella versione Air 6 la soppressione e i microfoni erano di buon livello, ma qui con le Air 7 si è fatto uno step in più. Realme dichiara una durata massima di 13 ore con il codec AAC, il volume al 50% e la soppressione del rumore spenta. Già solo con questi dati a disposizione è chiaro come Realme abbia voluto migliorare la durata della batteria rispetto alla generazione precedente che si fermava a 13 ore. Dai miei test infatti le Air 6 si attestavano a 9 ore e mezza reali, mentre le Air 7 arrivano a durare ben oltre le 12 ore. Questo significa grosso modo un aumento di circa 3 ore rispetto ad un anno fa, che è stato possibile raggiungere modificando la forma del bastoncino e inserendo una batteria più capiente, pur mantenendo, voglio ricordarlo, il peso del singolo auricolare al di sotto dei 5 grammi. Se abilitiamo la soppressione del rumore guadagniamo circa un'ora rispetto alle Air 6 che si fermavano a 6 ore, mentre le Air 7 arrivano a circa 7, che se ci pensiamo un momento sono un risultato molto interessante sia per chi vuole isolarsi dall'ambiente circostante sia per chi deve fare tante chiamate vocali. La batteria è inclusa nella custodia di 480 mAh e facendo un rapido calcolo riesce a garantire ulteriori 3 ricariche per un totale effettivo di 48 ore nella condizione meno energivora contro le 52 dichiarate, mentre con l'ANC attivato arriviamo a circa 28 ore contro le 30 dichiarate. Numeri direi impressionanti che le posizionano nella top 3 degli auricolari True Wireless con la migliore durata della batteria. Per chiudere, non sono dotate di ricarica wireless, ma hanno invece la ricarica rapida parziale, visto che Realme dichiara che con 10 minuti si riescono ad ottenere fino a 10 ore, a patto però di ricaricarle via cavo attraverso la custodia. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Le Air 7 rompono con il passato, almeno a livello di design, mentre si confermano per le prestazioni e per alcuni aspetti fanno addirittura meglio. Come sia possibile per Realme confermarsi a questi livelli è impossibile da capire e rimane un mistero, ma quello che vi ho raccontato oggi è un prodotto ben fatto e con prestazioni di alto livello e chi le ha già a disposizione spero concordi con me.
La qualità costruttiva è molto buona, le specifiche tecniche non fanno gridare al miracolo, ma l'implementazione è notevole e i test lo confermano. Il driver dinamico, anche se non ha una configurazione complessa, eroga un ottimo sound e la batteria inclusa dura a lungo e ci permette di ascoltare la nostra musica preferita per diverse ore prima di doverle mettere in ricarica. L'unico appunto a Realme riguarda il codec LHDC a disposizione. Sono pochi i dispositivi che lo implementano, di sicuro gli smartphone di Realme appunto e forse qualcos'altro. Sarebbe però meglio con la prossima generazione offrire anche il codec LDAC in accoppiata per poterle sfruttare meglio. E poi c'è il prezzo. Queste Air 7 hanno un prezzo di listino di 69 euro e al momento non sembrano esserci particolari sconti in vista, anche se nei prossimi mesi saranno destinate a calare. Se non volete aspettare, prendetele già ora perché comunque per la qualità che hanno il prezzo è giusto. Se poi potete aspettare, meglio ancora. In ogni caso in descrizione trovate il mio link affiliato in descrizione, così chi vorrà potrà supportare le mie attività qui su YouTube. A questo punto la scelta inizia a farsi complicata. Cosa scegliere tra queste Realme e le Redmi Buds 6 Pro? Darvi una risposta secca è difficile. Voi che cosa scegliereste? Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Vi avevo promesso la recensione dell'Air 7 ed è arrivata. Avete dovuto aspettare qualcosa di più, ma spero ne sia valsa la pena. Se poi volete togliervi qualche dubbio, scrivetemi nei commenti al video e appena possibile proverò a rispondervi. Nel frattempo mettete un like al video e iscrivetevi al canale così da essere sempre informati circa le novità del momento. Alla prossima!